Ciao ragazzi e benvenuti nel mio canale. Prima di iniziare questo video vi auguro un buon 2026 a tutti. E bene ragazzi, ora abbiamo un condizionatore Haier che è un 12.000 BTU. Il problema di questo condizionatore è errore F3. Errore F3 può essere un falso contatto fra cablaggio, fra diciamo dei fili, oppure può essere che l'unità esterna, sia la scheda madre e la scheda di potenza, non comunicano, perché l'unità esterna porta due schede, una piccola, una grande. Scheda madre è quella grande, quella piccola è quella di potenza. Perché viene chiamata modulo di potenza? Perché ha un IPM che gestisce il compressore, quindi ha l'alta tensione sulla parte del compressore, le tre fasi con il negativo, e porta la bassa tensione, che sarebbe la 5, la 15, i segnali che vanno sui piedini più piccoli dell'IPM. PM significa modulo di potenza intelligente. Siccome che il modulo di potenza intelligente, che sarebbe l'IPM, si trova sulla scheda piccola di potenza, ecco perché viene chiamata scheda di potenza. Bene ragazzi, ora diamo alimentazione a questo condizionatore Haier, è un 12.000 BTU, e vediamo questo errore e andiamo a vedere quali sono i motivi di questo errore F3. Accendiamo. Ora abbiamo i due LED e abbiamo due LED rossi. Primo LED, secondo LED, o viceversa, primo LED, secondo LED, comunque sono due LED rossi. Ok, questo, come vi dicevo, abbiamo la scheda madre, la scheda più grande, e la scheda più piccola, che è la scheda di potenza, dove abbiamo l'IPM, la 15 volt, la 5 volt e i segnali. Ok, queste due schede comunicano insieme, mentre i due fili grigi, dove vediamo questo bianco, un isolamento, è l'induttanza, diciamo il trasformatore induttanza, entrata fase, uscita fase. Qui abbiamo i condensatori principali, che sono dei 680 microfarad, 450 volt o 400 volt, poi lo verifichiamo dopo. E qui abbiamo anche processore, questo è il processore, e abbiamo anche un altro processore che comunicano fra di loro e poi comunicano con l'unità interna. Ora con il telecomando impostiamo a freddo, che a caldo non è collegato una tubazione. Accendiamo, impostato 16 gradi, 16 gradi, F3, errore F3. Ok ragazzi, vedete il LED come lampeggia, la scheda madre è andata in errore. LED rosso fisso, LED lampeggiante. Contiamo i lampeggi: 1, 2, 3, 4, pausa, 4 lampeggi e pausa, errore F3, mancata comunicazione fra le due schede dell'unità esterna. Ok ragazzi, ora togliamo di nuovo l'alimentazione, spegniamo il condizionatore, facciamo un test. Mettiamo il multimetro nella scala della continua, andiamo a verificare lo stato delle tensioni, negativo e positivo. Abbiamo i 4 volt, sui 5 volt abbiamo 4 volt, abbiamo i 16 volt. Quindi se abbiamo le tensioni, come mai va in errore? Comunque non abbiamo stabilito una temperatura. Vi faccio vedere una cosa: spegniamo l'unità, telecomando spento. La sua procedura, ora si richiuderà la letta e poi pian piano si spegneranno anche i LED. Ora togliamo alimentazione, stacchiamo di nuovo la spina, aspettiamo che si scaricano i condensatori e si spengono i LED. Sempre in scala della continua, andiamo a vedere il positivo, 87 volt ragazzi. Ora facciamo così, li scarichiamo molto più velocemente con una lampadina ragazzi. Con una lampadina andiamo a scaricare i condensatori. Guardate il LED come ora si spegne. Ok, abbiamo scaricato i condensatori. Ora ragazzi, che faccio? Con un fono vado a riscaldare la zona. Ora capirete perché. Ok, ora ridiamo alimentazione, LED accesi, lo split si apre la letta e fa il suo dovere. Accendiamo. Partito ragazzi, ora diamo il tempo che le due macchine comunicano.
Comunque ragazzi, come state vedendo non sta andando più in errore. Ora sicuramente è la sonda, che è questa qui ragazzi, che io devo scaldare con le mani. Dopo qualche minuto, 3-4 minuti, dovrebbe partire l'unità esterna. Compressore è partito, la ventola è partita. Ragazzi, ora non posso tenere troppo acceso perché comunque i rubinetti della macchina sono chiusi, altrimenti mi può danneggiare il compressore. Ora, come potete vedere, l'errore non c'è più, ci sono 31 gradi perché sto riscaldando. Ora spegniamo. Ora ragazzi, cosa bisogna fare? Andare a smontare, ora è il tempo che si ferma l'unità e poi si fermerà la ventola sia dell'unità interna e dell'unità esterna e le palette si chiuderanno allo split interno. Per i test ragazzi, poi se avete una prolunga potete anche andare dove volete con il fono, scaldare e verificare. Ora scarichiamo anche i condensatori e vi faccio vedere la maggior parte di questo problema. Che cosa è? Ok ragazzi, è tutto spento, anche lo split è spento. Ora togliamo alimentazione e andiamo a smontare il chassis della scheda dell'unità esterna. Prima di tutto scarichiamo i condensatori perché ora i condensatori saranno carichi. Andiamo a verificare una tensione dei condensatori nella scala sempre della continua. Andiamo a vedere i condensatori. Abbiamo 98-99 volt in corrente continua, quindi si stanno scaricando. Per scaricarli molto più rapidamente con una lampadina in serie ragazzi, è una lampadina di un forno, però superati se abbiamo 300 volt è meglio usare una lampadina di 40 watt. Ora andiamo a smontare queste 4 viti che ci sono, solleviamo la scheda. Allora ragazzi, questo è un lavoro che non voglio togliere tutta la scheda. Allora ragazzi, come potete vedere 1, 2 e 3 sono dei condensatori di 470 microfarad 35 volt e sono tutti e tre gonfi. Ok, qui abbiamo il pilotaggio primario dello switching del trasformatore e qui porta la 15 volt, quindi questi tre condensatori, ecco, con il fono scaldandoli aumenta l'SR del condensatore, quindi aumentando l'SR del condensatore fa partire il condizionatore. Quando loro sono freddi non parte perché loro hanno perso la capacità. Ora andiamo a disaldare questi tre condensatori e li mettiamo i nuovi e poi facciamo la prova senza scaldarli col fono. Ok ragazzi? Il tempo di sostituirli e poi ve li farò vedere che sono gonfi. Bene, sostituiti i tre condensatori che sono 1, 2 e 3, che ora vi mostro quali sono, che sono 470 microfarad 35 volt. Infatti i condensatori hanno la testa gonfia, ecco perché quando li andiamo a scaldare aumenta l'SR, la capacità e parte. Quando si raffredda si interrompe, vedete? E sono tutti e tre identici. Ora diamo alimentazione senza scaldare col fono e niente. Ora appena do alimentazione ha la sua procedura di aprire la letta, aspetta un po', poi si richiude e va in stand by. Poi con il telecomando andiamo ad accendere il condizionatore. Ora si sente la valvola 3 vie che comunque sta facendo la sua procedura. Teniamo un po' per scaldare la sonda. L'ambiente è un po' freddo, se la sonda legge lo stesso i 16 gradi la macchina non partirà mai, anche se qui saranno 18-19 gradi ora. Accendiamo, sempre a freddo, 16 gradi. Abbiamo 28 gradi dentro perché l'ho scaldata con le mani. La ventola è partita. Ora dovrebbe partire l'unità esterna. Come potete vedere l'errore non lo dà più. Fra un po' partirà l'unità esterna. Quindi sappiamo che l'errore F3 è le comunicazioni fra le due schede dell'unità esterna che manca. E quindi ora sappiamo anche questo problema qui qual è. Possono essere i condensatori, come può essere anche l'integrato, come può essere la 5 volt anche che non arriva,
che si trova posta sulla scheda più grande esterna, che sarebbe un TNY o un Viper, ora non ricordo bene cosa porta questa scheda, ed è un condensatori di 22 microfarad 50 volt. Può dare sempre lo stesso, un errore magari diverso, ma sempre di comunicazione, mentre l'F3 è sulla 15 volt, quindi sono i condensatori che non livelano bene la tensione e quindi non ti dice mancata comunicazione. Ora qualche minuto, perché la macchina 3-4 minuti e poi parte quella esterna, partito il compressore, parte la ventola. Bene ragazzi, errore F3 annullato, riparazione effettuata, la macchina funziona alla grande. Bene ragazzi, un saluto a tutti i miei iscritti e da Mario Tech, ciao ciao e al mio prossimo video.